Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Finalmente dopo una lunga attesa ci è arrivata anche a noi il Monorim per il Ninebot F40E. Grazie alla nostra collaborazione con Monorim siamo riusciti a ottenere la sospensione anteriore di questo mezzo. Insomma, in questo tutorial come sempre vi faccio una guida passo passo all'installazione di questa sospensione. Se anche voi avete un Ninebot F40 e volete acquistare la sospensione, vi lascio il nostro codice sconto qui sotto in descrizione, altrimenti andate sul nostro profilo Instagram nella sezione codici sconto e lì potete trovare tutti i nostri codici sconto dei nostri affiliati. Poi non dimenticate di aggiungervi alla nostra piccolissima community riguardo al Ninebot F40E sul gruppo Telegram. Direi non perdiamoci tanto in chiacchiere, come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avessi fatto, di lasciare un like ovviamente se vi è piaciuto questo video e di attivare la campanellina per non perdervi i nuovi video in arrivo. E ora sigla, poi vi faccio vedere la sospensione da vicino. Ok, apriamo la scatola e subito troviamo la nostra sospensione. Arriva con i soliti adesivi catena infringente. Abbiamo il supporto parafango di Monorim, come ben vedo è stato aggiornato perché prima fissando il parafango su questo pezzo qua, questo pezzo dato alla vibrazione tendeva a girarsi. Qua vedo che hanno aggiunto un adattatore in metallo che si avvita sulla brugola così rimane fisso sul perno che tiene saldo il Monorim, dopodiché si va a fissare il supporto parafango su questo adattatore qua, così facendo non permette del parafango di girare mentre si viaggia. Quindi direi questo sistema è stato risolto. Allora il Monorim vedo che è fatto come le altre versioni, questo penso che sia l'ultima versione, però vedo qua che arriva con un solo cuscinetto, poi andiamo a vedere. Ok, poi dopo abbiamo diciamo un finicorsa del manubrio che poi andiamo a vedere come si monta, perché sinceramente a me non l'ho mai montato prima d'ora, come è nuovo. E qui abbiamo dei coperchi che si mettono sulla forcella e poi una molla verde che va montata in base al peso della persona. Non abbiamo altro, abbiamo un kit chiavi per montare il Monorim e poi un perno che fissa la parte superiore del Monorim. Insomma ragazzi, allora dopo avervi fatto vedere il Monorim, ora andiamo a smontare la forcella originale e andiamo a installare la nostra sospensione. Mi raccomando ragazzi, usate un cacciaviti piccolino così per non andare a rovinare le parti estreme di questo coperchio qua. Insomma ragazzi, come ben vedete purtroppo, siccome questi coperchi sono tutti di plastica, per andare a rimuovere questo pezzo qua ci occorre infilare un cacciavite per fare leva per poter sfilare questo pezzo qua. E il problema è che si rovina la parte di plastica, ma si rimuove leggermente perché facendo leva o tirando, comunque sia dobbiamo infilare il cacciavite e essendo tutto di plastica si deforma un pochino la plastica. Il motore l'ho appoggiato in questa posizione, come ben vedete il cavo ci arriva benissimo, dopo dovremo andare a sistemare questo gommino altrimenti lo perderemo perché il cavo è forzato. E ora andiamo a smontare la chiusura. Ok ragazzi, allora una piccola nota, ora si spiega perché nel Monorim abbiamo solo un cuscinetto. Allora praticamente ho smontato la forcella originale, no? E vedo che il cuscinetto sulla parte inferiore non c'era perché è fissato sulla parte inferiore, cioè praticamente è incastrato di sotto. L'unico che viene via è quello sulla parte superiore e che purtroppo secondo me segue stavolta ha fatto davvero abbastanza casini. Come vi vedete, monopattino nuovo, ho smontato il cuscinetto e guardate qua, mi è cascata una pallina del cuscinetto, praticamente questo è già rovinato. Ok ragazzi, allora il prossimo step andiamo ad scegliere e ingrassare la molla del pistone, perché qui all'interno c'è una molla, quindi dovete scegliere la molla adeguata al vostro peso e dobbiamo andare anche a ingrassarla, così facendo non scrucchiola. Insomma la molla rossa, quella che arriva fino a 50 60-70 kg, invece questa verde da 70 kg in su, quindi a scegliere la molla
dovete vederlo voi dal vostro peso e da come vi trovate. Insomma, montate magari prima la rossa, provate, fate delle prove, se vedete che arriva a fine corsa prendendo una buca o un dosso o crea dei rumori strani, andate subito a mettere quella più dura, quella che sopporta più chili. Insomma, in questo caso io, che peso intorno ai 80, quindi questa mi sembra abbastanza dura, vado a mettere questa qui tanto per provarla e per vedere come si comporta. Insomma ragazzi, in questo caso io preferisco di mettere un grasso, il grasso blu per Nautica, è quello che mi piace di più rispetto al grasso Splite, perché questo è più liquido, però in alternativa potete mettere anche quello, nessun problema. E così via. Una volta fatta questa operazione andiamo subito a chiudere il tutto. Ok ragazzi, allora come prima fase togliamo prima le rondelle, il cuscinetto. Come prima cosa lasciamo solo la prima rondella d'argento, questa qui, e poi questa qui nera. Questa qui va incastrata dentro a questa. Ora vi faccio vedere, vedete questa parte rialzata? Dobbiamo incastrarla perfettamente. Vedete che è incastrata dentro e la rondella d'argento si vede a malapena, quindi vuol dire che è abbastanza messa bene. Ora andiamo ad infilare da sotto a sopra e per prima cosa dobbiamo andare a mettere il cuscinetto, che dovremo ingrassare ovviamente prima di mettere il tutto. Ok, una volta messo il cuscinetto ragazzi, dobbiamo andare a mettere questa rondella come prima cosa, questa nera che va a fermare il cuscinetto, fa da guida, e poi questa d'argento va incastrata all'interno della rondella nera. Ok, fatto ciò andiamo a mettere la nostra finicorsa che va posizionata subito così, e poi per ultimo questo coperchio in plastica. Poi l'altra cosa da fare ragazzi subito, dovete togliere questo pezzo qua, questo cartafreggente che si trova sull'anteriore. Io ho tolto questo e sotto si trovano due vite che dopo andiamo a smontarle e toglierlo, perché altrimenti dà noia al pistone. E andiamo a rimettere le vite così per non permettere all'acqua di entrare dentro. Ok ragazzi, allora fatto ciò vado a togliere il fermo che avevo messo provvisorio prima, dopodiché vado ad incastrare la parte superiore della sospensione. Ok, allora una volta fatto ciò prendiamo il perno che ci hanno dato in dotazione e lo andiamo a montare su questo lato qui, e ci dobbiamo mettere questi spessori che distanziano questo pezzo qua dalla parte fissa. Per infilarlo bene dovete battere con un martello di gomma. Mi raccomando, usate i martelli di gomma, almeno non andate a rovinare il tutto. Una volta infilato andiamo a mettere sempre lo spessore. Una volta messo lo spessore andiamo subito ad affiancare questa piastra che collega il tutto e poi la vite. Ok, fatto ciò andiamo subito a mettere la vite di sicurezza sul lato destro, dopodiché andiamo a montare il manubrio e voilà. Insomma ragazzi, per fissare il regolatore dei cuscinetti, prima di mettere il bollone per il regolatore dei cuscinetti, ovvero per eliminare il gioco, in dotazione ci danno una vite leggermente più corta. Questa è quella originale e questa è quella che ci danno in dotazione. La andiamo a sostituire perché quella originale va a sbattere contro il perno che fissa il monorim dalla parte superiore. Quindi andando a sbattere contro questo perno qua non riesce a chiudere per bene del tutto i cuscinetti, quindi andiamo a montare questa vite leggermente più corta e la lasciamo leggermente lenta questa vite qua. Ok ragazzi, allora ve lo spiego un'altra volta. Questa vite centrale che si trova proprio al centro della chiusura serve per permettere che i cuscinetti prendano il loro posto, ovvero per eliminare il maledetto gioco. Tanti di voi hanno montato la sospensione e non sono riusciti ad eliminare il gioco perché vedono che il manubrio traballa un pochino da un po' di gioco. Quindi questa vite centrale va stretta piano piano per andare ad avvicinare queste due piastre qua, che vanno a aderire al meglio ai cuscinetti e che permettono una sterzata molto fluida e per eliminare anche il gioco dell'asta del manubrio o un manubrio. Io in questo caso sono andato a stringerla leggermente, proprio un tocco, e vado a provare, fare delle prove in questa maniera. Come ben vedete fa su in giù, vedete come si sposta? Quindi in questo caso devo andare un'altra volta a stringere, e do
un terzo di giro e poi vado a provare. Vedete che ora non si sposta più, vado a darle un altro girettino per sicurezza. Ok, ok, in questo caso il gioco si è eliminato, però dovete controllare anche che il manubrio gira fluido, vedete come gira fluido in questo caso, e poi il gioco viene proprio eliminato. Ok, detto ciò ragazzi, ora andiamo a montare il parafango. Nel kit, sempre nel sacchettino che vi ho fatto vedere prima, trovate questo gommino. Questo gommino va a assorbire tutte le vibrazioni per non rovinare il parafango. Poi trovate un altro gommino da mettere prima di inserire il bollone. Ok, una volta fatto ciò andiamo subito a montare anche la ruota, ovvero il motore. E voilà, il motore montato, tutto ok. Ora voi dite, tutto qua? Tutto semplice? No ragazzi, ancora non è finita. Questa parte è finita, ma di qua no. Quindi abbiamo un altro problemino. Da questa parte ci rimane questo pezzo infilato nel mezzo. Quindi dobbiamo andare a smontare i cavi del motore dentro al sottopedana e sfilare i cavi per poter togliere questo pezzo. Ok ragazzi, allora per andare a sfilare questo pezzo qua, andiamo subito a togliere anche questo gommino e lo mettiamo da una parte. Purtroppo dobbiamo andare a smontare il vano centralina per staccare i fili, sfilare il filo, il cavo del motore, e così permettendo di togliere questo pezzo qua. Andiamo subito a levare il copripedana, questo in gomma, lo andiamo a staccare piano piano perché qua sotto ci sono due viti, una di qua e una di là. Ok, le viti che vi dicevo sono questi due, una e due. Ci occorre di usare un cacciavite a stella e ora andiamo a smontare quelli che si trovano sotto il copripedana. E voilà, così dovrebbe venire via. Così vi faccio vedere anche la centralina come è fatta dentro. E voilà ragazzi, la centralina è fatta in questo modo. Direi che i cavi del motore sono abbastanza saldi, hanno cambiato completamente il meccanismo. La centralina è tutta immersa in gel, però abbiamo un altro problemino perché vedo qua che questo cavo è sigillato per bene con della colla per non permettere dell'acqua di entrare dentro al vano. Quindi secondo me questo monopattino è a prova anche agli schizzi d'acqua eccetera. Ovviamente non di usarlo sotto la pioggia, però se vi capita di fare un piccolo tratto la regge abbastanza bene. Quindi ora vado a rimuovere questa guarnizione qua, poi dopo le vado a mettere un po' di colla a caldo o qualcosa per isolare il cavo per bene. Ovviamente qui c'era un cartellino, secondo me serve per la garanzia, quindi se voi andate a smontarlo, secondo me, cioè perderete sicuramente la garanzia. Perciò ragazzi, prima di fare questa operazione valutate se a voi vi interessa la garanzia o no. Io in questo caso di garanzia me ne fotto proprio, cioè non mi interessa, a parte la garanzia non l'ho mai ottenuta, cioè faccio da me se mi si rompe qualcosa eccetera. Quindi valutate voi, se non vi interessa niente della garanzia ve la consiglio sta modifica, altrimenti lasciate perdere. E voilà, abbiamo sfilato il cavo finalmente, non è stato facile però ce l'abbiamo fatta. Oh voilà, olle, ora sì che si ragiona. Quindi andiamo subito a montare il copridado. Ok ragazzi, allora una volta smontati tutti i cavi, per rimontarli non vi preoccupate della posizione del cavo, perché se notate qua sotto in basso ci sono i colori, quindi giallo, marrone e blu, quindi per questo non trovate problemi per montare tutto. Ok ragazzi, allora sistemati i cavi, sono andato anche a dare un po' di colla a caldo dove ci sono i cavi per isolare per bene i cavi. Ora andiamo a montare il cavo di ricarica e poi andiamo a chiudere il tutto. Insomma ragazzi, poi una volta montato il tutto, abbiamo montato il cavo eccetera, non rimane che andare a allineare il manubrio con la ruota. Quindi guardando la ruota dall'alto dobbiamo allineare la parte dove è presente il display, questa qui, dobbiamo andare a allinearla alla ruota.
Insomma ragazzi, una volta fatto questa operazione dobbiamo andare a stringere questi due bolloni laterali, compreso quello del monorim che si trova sulla parte inferiore. E voilà ragazzi, come ben vedete abbiamo finito di montare il monorim. Direi che questa volta non è per niente semplice, perché ci sono tanti passaggi in più da fare rispetto al solito, come quello del cavo eccetera, e non è stato per niente facile smontare il cavo e sfilarlo dalla parte vano centralina. Insomma, la cosa si rende molto difficile, più che altro vi farà perdere sicuramente la garanzia, perché ci sono dei limiti che sono segnati, un apposito cartellino che serve per la garanzia, quindi se fate questa operazione sappiate che perderete la garanzia al 100%. Quindi valutate voi, se la garanzia non vi interessa e non ve ne frega niente, potete farlo, altrimenti comunque non rimane che andare a fare test su strada, proviamolo per bene, vediamo come funziona e poi passiamo alle conclusioni finali. Insomma ragazzi, come avete visto abbiamo appena provato il Ninebot T40 con il monorim montato e vi dico fin da subito che ammortizza bene, come tutte le altre sospensioni monorim che abbiamo già visto e rivisto sul nostro canale. Fa il suo, è un ammortizzatore a molla, poi magari uno per chi vuole avere più prestazione, più flessibilità dell'ammortizzatore, potrebbe andare a cambiare il pistone che si trova in questa posizione, magari andare a mettere un pistone ad aria eccetera, che magari ammortizza anche molto bene. La struttura è sempre la stessa, già vista e rivista come vi dicevo prima. Ammortizzare ammortizza, diciamo ammortizza con questa molla qui che ho messo io, che è la molla rossa, che peso quasi 80 kg, mi trovo benissimo. Non sono andato nemmeno a mettere la molla verde, perché quella lì è per persone con più peso, fino a 100 kg e passa, essendo più dura quindi riesce a sopportare ancora più kg. Insomma ragazzi, questo è tutto dall'Acco Creative. Spero che vi sia piaciuto il video e spero che vi sia piaciuta questa guida. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, lasciate un bel like ovviamente se vi è piaciuto questo video, attivate la campanellina così sarete sempre avvisati appena pubblicheremo un video, e magari condividete questo video con i vostri amici possessori di un Ninebot F40. Questo è tutto dall'Acco Creative e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi!